What's good, signori d'Andrirelli? Oggi vi portiamo con noi per scoprire Rally Legend 2025, uno degli appuntamenti rallistici più importanti e più famosi di tutta la stagione. Ovviamente chi potrebbe mai esserci con noi a fare una guida? Marco Pedretti? No, perché è un coglione. Ci serve qualcuno che di rally sa parlare e quindi abbiamo il nostro caro amico Luchino. Ciao a tutti! Iniziamo a parlare di questo Rally Legend 2025 che quest'anno raggiunge la sua 23esima edizione e che nell'elenco iscritti porta nomi importanti come quello di Kalle Rovanpera, come quello di Gigi Galli, Miche Biasion, Delecour, Marco Allen, insomma. C'è anche il Pede. C'è anche il Pede. C'è anche il E c'è Pede. anche Bendotti. Vero. Shout out to Bendotti, con cui abbiamo corso contro a Pomposa, quindi ovviamente gli mandiamo un caloroso in bocca al lupo. Rally che come ogni anno sarà un po' il ritrovo sia dei nostalgici degli anni d'oro del rally, sia anche di chi come noi magari è un po' più giovane e vuole avvicinarsi a quello che è stato invece il momento d'oro dei rally, quindi sicuramente una cornice molto interessante per chiunque sia appassionato di rally. Basta perdersi in chiacchiere. A grande richiesta adesso andremo a presentarvi questa 23esima edizione del Rally Legend. Partiamo dalla tabella tempi e distanze e poi come sempre entreremo nel dettaglio prova per prova. Però aspetta Luca, perché ti fermo subito. Secondo me questo video lo sta guardando anche gente che magari non ci conosce e non è abituata al nostro canale, quindi fammi fare una piccola presentazione. Noi siamo Andrirelli e portiamo questa rubrica oltre ai nostri classici video in cui vi aiutiamo a rendere la vostra esperienza ai rally un po' più facile e un po' più accessibile. Sostanzialmente cos'è che prevede il nostro progetto? Il nostro progetto prevede un video come quello che state vedendo in questo momento in cui vi presentiamo alcuni dei punti più belli del rally che noi andremo a vedere, ma poi attenzione perché sul nostro sito www.andrirelli.it troverete invece la guida completa di tutto il rally dove ci sono una quantità infinita di punti e quindi attenzione, la guida completa la trovate davvero sul sito dove potete andare a spulciarvi curva per curva praticamente tutte le prove speciali. Oltre a questo, pensavate che fosse finita qua? No, perché abbiamo anche una bella mappa interattiva su My Maps dove avrete sempre a portata di mano tutti i punti che vi possono interessare. La mappa è molto semplice, si va dai punti verdi che sono quelli più belli ai punti rossi che sono quelli un po' meno belli, magari sono quelli inaccessibili o cose del genere. Ovviamente di mezzo c'è il giallo, c'è l'arancio, ci sono varie degradazioni, più diventa scuro sostanzialmente più il punto è meno bello. Nulla di complicato, nulla di difficile. Ultima cosa, poi giuro che smetto, però se noi facciamo tanti servizi che cazzo dobbiamo fare? Dal nostro sito c'è anche la possibilità di scaricare la guida completamente in PDF, quindi nel momento in cui non vi prende il telefono, nel momento in cui non vi va questo, non vi va quello, comunque avrete sempre a disposizione le coordinate geografiche dei punti e in questa maniera potete muovermi all'interno del rally un po' come vi pare. Oh raga, è impossibile perdersi in sto rally, cioè avete qualsiasi cosa a vostra portata di mano. Più di così noi cosa dobbiamo fare? Adesso vi ho rotto davvero il cazzo abbastanza, quindi andiamo a vedere il programma del Rally Legend 2025 che si svolgerà dal 2 al 5 ottobre. Partiamo quindi dalla tabella tempi e distanza, ovviamente si parte dallo shakedown che si svolgerà nella giornata di giovedì dalle ore 12 alle ore 16. Shakedown che sarà diviso in due gruppi, primo gruppo dalle ore 12 alle ore 14, secondo gruppo dalle ore 14 alle ore 16. Shakedown che sarà interessato dal tratto cronometrato I Laghi, prova storica del rally che solitamente fanno anche di notte, invece quest'anno non la vedremo perché avete fatto un po' troppi cretini sulle prove e quindi vi ha mandato a fanculo. Programma che prosegue per la giornata di giovedì con la prova spettacolo, la Sprint Legend Race delle ore 20:30. Diciamo che questa qui non è una vera e propria prova speciale, non conta per il rally. Si chiude così quindi la prima giornata di rally e il venerdì invece le prove saranno la sera, però attenzione, cosa fate dal giovedì sera al venerdì sera? Comunque c'è la fan zone, c'è l'assistenza, ci sono un sacco di attività collaterali all'evento, quindi mi raccomando dai canali collaterali? No, una cosa collaterale, un effetto collaterale, una cosa che tipo se tu esageri può Io sono succedere. pronto a mettere 100 euro su questo tavolo che si dice No, sì. un effetto collaterale. Sì, No. scommettiamo. Cosa Scommettiamo. collaterale? No, che cazzo dici? Me la vuoi far passare anche come una cosa sensata quella che hai detto? Non c'entra niente. Se c'è un rally e ci sono diverse manifestazioni attorno al rally che c'entrano con il rally perché c'è il rally, si può dire che è una manifestazione collaterale?
Sì, esatto. Le manifestazioni che ruotano attorno a un rally possono essere considerate eventi collaterali, perché completano l'esperienza principale del rally e ne arricchiscono l'atmosfera, offrendo attività, spettacoli o momenti di intrattenimento legati al mondo del motorsport. Ottimo. Umiliante. Giuro, l'unica parola che mi viene in mente è umiliante. Ci saranno quindi un sacco di eventi collaterali e vi raccomandiamo di andare a vedere tutto il programma completo sul sito del rally per scoprire dove, quando, come e perché. Comunque noi non siamo qua a guardare gli eventi collaterali, ma siamo a vedere l'evento laterale e quindi continuiamo con il programma della giornata. Ore 19:30, quindi inizia il vero e proprio rally con l'uscita delle vetture dal Rally Village in direzione Chiesa Nuova, dove alle ore 19:59 scatterà la prima PS del Rally Legend. Subito dopo, alle ore 20:40, invece avremo l'ultima prova della serata con la San Marino delle ore 20:40. Attenzione perché quest'anno, come dicevamo prima, la prova dei laghi è stata cancellata, quindi quest'anno avremo solo 2 prove la sera a differenza degli scorsi anni dove avevamo appunto 3 prove. Non so se anche degli altri anni, però l'anno scorso erano 3 prove. Tutte a dormire perché la giornata di venerdì finisce così e si passa direttamente al sabato. Al sabato abbiamo 2 loop di prove, il primo loop da 3 prove e il secondo da 2 prove. La prima prova della giornata sarà la Piandavello delle ore 13:39, seguita dalla prova La Casa delle ore 14:11 e chiude infine il primo loop di prove la prova iconica, la The Legend, delle ore 15:01. Riordino di un'ora e mezza e poi si riparte con le ultime 2 prove della giornata, la Piandavello delle ore 17:45 e la prova La Casa delle ore 18:17. Penultima giornata di rally che si conclude così e andiamo direttamente alla domenica. Domenica che è l'ultima giornata di gara e che prevede ben 3 prove speciali. Si parte alle ore 10:58 con la prova Letane, seguita dalla prova The Legend delle ore 11:33. Riordino di un'ora e 50 e poi si va tutti a fare l'ultima PS del rally, la prova Letane delle 14:32. E quindi questo era il programma del nostro Rally Legend 2025. Ma scusate, ma orari chiusura strade? Gli orari di chiusura strada, vedi che non mi ascolti quando parlo, perché gli orari di chiusura strada ovviamente li trovate sul nostro sito, quindi lì avete tutto. Dopo aver visto il programma della manifestazione, addentriamoci nel vero e proprio rally. Shakedown che, come abbiamo già detto prima, ripercorre il tratto di strada dei laghi. Tratto di strada che conosciamo benissimo, ricco di punti spettacolari e che non viene proposto la notte perché l'anno scorso appunto è stata sospesa, è sempre solita sospensioni, casini, Esagerano, gente. la gente esagera, non si sa dare conto. Fate bene. Ci sono un Ma punto in quella prova, tutti lì fumogli. Avete fatto un bene. Mamma mia. A Legend bisogna esagerare, Sì, se no non ha senso. a leggere non sei in mezzo alla strada, non andare neanche, capito? Shakedown, che come abbiamo appunto già detto anche prima, sarà diviso in 2 gruppi e sarà dalle 12 alle 16. Il primo tratto interessante dello Shakedown lo troviamo subito dopo la partenza. Su sinistra c'è un prato immenso dove si può vedere appunto la partenza e da lì vedere scollinare le auto in un tratto polveroso, solitamente molto sporco, sembra quasi ci sia terra, realisticamente è asfalto tanto sporco. È vero, però dà un po' il senso di Cioè, terra sembra sia sporca. terra, sembra sia... È un mix, diciamo. Sì, è molto polveroso. Esatto. Questo prato appunto è uno spazio molto comodo perché sei vicinissimo alla partenza, in sicurezza perché sei rialzato, sei all'interno, le macchine comunque sono appena partite, sono in discesa, non rischi di essere investito o comunque che qualcuno, Marshall eccetera, ti rompano le scatole. Meglio di questo, anche per in qualsiasi caso volesse andare via, vi siete rotti le scatole, dopo mezz'ora, dopo un'ora, potete andare via agilmente. Se invece siete fan accaniti di quelli che proprio vi vorrete strappare via la pelle quando vedete un gruppo B che vi passa davanti, abbiamo il punto che fa al caso vostro. Punto che ovviamente conoscerete tutti, che si trova circa a 700 metri dall'inizio dello shakedown. Qua abbiamo il sinistra-destra, forse uno dei più famosi di tutto il rally, dove ovviamente ci sarà una quantità, una marea di gente più finita, ci sarà una bellissima atmosfera. Tutti gli anni si sporca molto perché praticamente diventa poi terra sostanzialmente, e quindi anche lì vedrete molti numeri, molti traversi, e tutto questo sarà anche incorniciato da una quantità di spettacolo
anche fuori dalla prova speciale ovviamente devastante. Avrete fumogeni davanti, motoseghe, camper, baldacchini, mancano appena che costruiscono la torre di Babele, poi le abbiamo tutte. Quindi se vi piace il casino, vi piace vedere le macchine di traverso, comunque ecco, vi indirizzerei a questo punto che ovviamente già conoscete, però ovviamente questo è il place to be, diciamo, di questo shakedown. Proseguendo lungo la prova, troviamo al punto 6 sulla nostra mappa un tornante destro in salita, molto famoso ultimamente, in voga per dei video, dei reel che sono usciti su Instagram, eccetera. La gente è solita mettersi esterna prima del tornante, dietro al rail, mezza sdraiata, cioè, ecco, ci siamo capiti. Le macchine salgono da sta strada un po' rotta, molto stretta, e poi si buttano dentro alla spera in Dio, tutti di traverso in questo tornantone. Al di sopra, se non si vuole rischiare la vita, rottura di scatole, eccetera, al di sopra di questo tornante c'è comunque un prato, è segnato anche lì sulla nostra mappa, spazio ce n'è a vendere, quindi potete stare anche lì. È una buona soluzione secondo me per stare un po' distante da quello che è tutto il casino, la cacciara, eccetera, non avere rotture di scatole, stare un po' più tranquilli e comunque vedersi un bel passaggio, auto di traverso, numeri, sicuro non manca. Diciamo che questo rally è un continuo dualismo tra la vita e la morte. Sì. Cioè, noi vi proponiamo il posto morte e il posto vita, poi ognuno fa le proprie considerazioni e fa le proprie scelte. Ecco, noi proponiamo entrambi, poi quello che sarà sarà. Quindi questi qua, diciamo, erano i 3 punti migliori di tutto lo shakedown, tratto che comunque è lungo 2 km, quindi voglio dire. Passiamo ora alla Sprint Legend Race, prova spettacolo che avrà inizio alle 20:30 di giovedì sera, una prova cronometrata che però non ha una valenza per il rally, o meglio, se siete curiosi questa ve la possiamo spiegare in un reel, quindi scriveteci qui sotto nei commenti e vi spieghiamo come funziona la Sprint Legend Race. Anzi, ve lo spiega Marco. Sì, bellissima idea, bellissima Se siete idea. curiosi ve lo spiega Marco. Bellissima idea. Tornando a noi, è una prova di 2,3 km che è cambiata di qualcosina rispetto all'anno scorso, ma non ci resta che consigliarvi 2 punti. Il primo, place to be di questa prova, la famosissima rotonda. Avrete visto migliaia di video in quella rotonda fatti di notte. In questo punto, il punto 1, 2, 3 diciamo della mappa, che sono le 3 zone della rotonda dove fanno stare le persone, uno vale l'altro. Secondo noi il punto migliore, stando dal versante dell'inizio prova, c'è un prato che sale, si è comodissimi, non si hanno rotture di scatole, si vede tutto, è stupendo, più che negli altri punti, perché si è più bassi, magari c'è la gente davanti, eccetera. Un consiglio: arrivare molto prima rispetto che inizi la prova per assicurarsi il posto migliore, Anche perché considerate che tutte le persone che sono a vedere la prova quella sera lì sono lì, quindi Sì. voglio dire, o arrivate prima, ecco. Esatto. Non arrivate all'ultimo e poi magari mi è andata anche a litigare con qualche croato ubriaco che poi sospendono la prova perché entra l'ambulanza in prova, poi vabbè, avete capito, Lasciate perdere. lasciate perdere i croati. arrivate prima e Cioè, basta. non c'ho niente contro i croati ovviamente, però diciamo che mi sono immaginato questa scena. Certo. Ultimo punto interessante di questa prova speciale, se non volete finire in mezzo al bordello, potrebbe essere il punto numero 7 della nostra mappa. Qua per il pubblico abbiamo un bel muraglione rialzato, quindi assolutamente in totale sicurezza, e abbiamo un bel destra lungo, una sorta di rotonda, non è ben definita, comunque immaginate un bel destra lungo, ve lo sto facendo vedere in questo momento. Qua potrete vedere magari qualche traversino, ecco, non aspettatevi lo show della vita, però sicuramente avete una bella visuale su un ampio tratto di prova speciale e siete appunto totalmente in sicurezza e fuori dal casino. Si vede il tratto da cui le macchine arrivano, c'è questa pseudo inversione molto stretta con l'interno al marciapiede che rende un po' più ostica la situazione. Un allungo, inversione secca, una discesa, per poi affrontare un sinistra e un tratto di salita che porta al fine prova. E andiamo quindi al venerdì. Come vi abbiamo detto in precedenza, il venerdì si correrà la sera. Più in particolare parliamo della PS1 del rally, perché da qua inizia il vero e proprio rally. Prova speciale Chiesa Nuova delle ore 19:59. Questa prova non offre molti spunti interessanti, mettiamo le mani avanti, vi abbiamo segnato solo un punto, però c'è un motivo e vi chiediamo di aspettare, non scaldatevi subito, calma.
calma che vi spieghiamo. Il punto in questione è il punto numero 3 della nostra mappa. Al chilometro 3,3 della prova troviamo questa inversione sinistra molto larga in salita, molto famosa, l'avrete già vista in 1 milione di video come state vedendo in questo momento, e poi subito un destra. Questo punto offre comunque una buona visuale per il pubblico, c'è molto spazio per posizionarsi, ci si può mettere un po' dove si vuole intorno sui prati, perché comunque appunto lo spazio è tanto, e diciamo che andare anche in questo punto, dove probabilmente non essendoci più la laghi un po' di gente in più si radunerà rispetto agli altri anni, può essere anche interessante nel caso in cui succeda qualcosa, devono sospendere la prova, devono passare in trasferimento, comunque perlomeno avete qualcosa da fare, vi potete divertire e avete un po' di compagnia, ecco. Ve l'ho detto, vi sembrerà poco, però calma, perché adesso andiamo a vedere la prossima PS, cioè la San Marino. 20:40 partenza della PS San Marino, una PS ricchissima di punti, cioè stracolma oserei Infiniti, dire. sì, Cioè veramente qua stracolma. davvero ce n'è per tutti i gusti, Sì. praticamente. Partiamo allora subito con il punto 19. Voi mi chiederete scemo, perché il punto 19? Ecco, appunto. Perché? Il punto 19 perché? Perché è un tratto dove si possono vedere le macchine passare ben 2 volte. Ma anche le due. Due volte. Prima in un senso e poi nell'altro. Mica male. Sì, Mica tra male. l'altro hai il primo passaggio, diciamo loro iniziano la prova, scollinano, quindi vedi lo scollino della macchina, la macchina che fa opla, salta fuori in un doppio destra e poi scappa via. E poi un pezzo di pieno flat out, Figo, che che bello. ti passano sotto i piedi. Bellissimo. Molto figo, però nota dolente. Sapevo che c'era un però in Ecco, questa storia. c'è sempre un però in questi punti. La nota dolente è che c'è poco spazio per il pubblico. Quindi, consiglio nostro, arrivate prima, se no ve lo buttano al culo. Successivamente, punto 2 della nostra mappa, qua troviamo un'inversione sinistra molto comoda, soprattutto perché abbiamo l'accesso dalla provinciale praticamente attaccato, arrivate direttamente su questa inversione, loro entrano in una stradina che all'inizio dell'inversione è un po' stretta, poi comunque si riallarga, anche qua zona per il pubblico un po' tutto intorno all'inversione, vedete che secondo noi ci sarà comunque un sacco di gente e sarà anche abbastanza bella perché loro vengono giù, escono da un sinistra praticamente flat out penso, o comunque da un sinistra medio veloce, e poi i più temerari potrebbero addirittura pendolarla e poi buttarla dentro, quindi attenzione perché potrebbe essere un punto abbastanza interessante, non così casinista come quelli che vedremo dopo, quindi volendo si può anche pensare di andare in questo punto qua. E mi sfrego le mani perché mi piace quel punto qua. Ok. Punto 7 della mappa. Parto dicendo che questo punto è un po' difficile da raggiungere perché non c'ha strade che ci arrivano vicino, quindi bisogna entrare in prova e non c'è molto parcheggio in zona, se non una strada prima di questo punto dove però camper non c'è spazio per parcheggiarli. Ecco, quindi se siete Quindi- camperisti mi raccomando non intasiamo Evitiamo là. questo punto, grazie. Lo trovate sulla mappa, è il nostro punto 7, un doppio tornante. Primo tornante che loro affrontano all'esterno, un prato immenso dove poter fare quello che ne avete voglia, mettere le tende, barbecue, grigliata, rave party, fuochi d'artificio, qualsiasi roba, cioè spazio c'è da vendere. Mentre sul secondo tornante la strada è molto ripida, c'è un po' meno spazio per il pubblico, quindi noi vi consigliamo di stare nel pratone comodi sul primo tornante, anche perché le macchine arrivano in salita, freno a mano sul primo, non c'è tanto allungo, come vi dicevo, strada in piedi così. Sul secondo non so quanti numeri possono fare, ecco. Però diciamo che comunque anche dal secondo c'è un bel muretto su cui potersi posizionare. C'è secondo me uno spiraglio di vegetazione che rompe un po' le balle, Sì. e quindi dovreste un po' spostarvi verso, diciamo, il centro del tornante, per farvi capire. Verso il centro riuscite anche a vedere entrambi i tornanti frontalmente, ecco. Ah, se volete potete stare anche interni al primo tornante, secondo me lì. Bello lì. Bellissimo. Bellissimo. Lì bellissimo. Ma anche perché le macchine non arrivano fortissime, quindi ce lo sdoganate secondo me. Se poi qualcuno di voi volesse pensare a una vera e propria full experience, vi facciamo sapere che su questo tratto di prova, il giorno successivo, cioè il sabato, ci sarà il passaggio della prova La Casa. Quindi attenzione perché il passaggio sarà a senso contrario, quindi i due tornantini di cui stiamo parlando li vedrete in discesa e quindi, non lo so, magari vi mettete giù la tenda, dormite lì e il pomeriggio del giorno dopo vi guardate la prova. È un'idea, se non volete muovervi, se non volete pagare il bigliettino. Gli ultimi punti della prova invece che vi consigliamo sono i 7 tornantini 50.
50, 1 milione Sono sono 5, ne? Sì. Cazzo di- Ma non ci credo, vecchio! Non No, ci credo, basta, non ci credo. basta, vecchio, Era basta. lui. Ti prego, basta. Non è possibile che sia risuccesso di nuovo, vecchio. Lo stesso gatto. Torniamo a noi. Gli ultimi punti che vi consigliamo in questa prova sono gli ultimi 5 tornanti che portano verso San Marino. Il punto migliore, il punto clou, il punto più conosciuto è il punto 22 che trovate sulla nostra mappa. Tornantone dove loro fanno una sorta di cambio strada. Lì sia interno che esterno si potrà stare, solitamente super pieno di gente, atmosfera stupenda, anche i piloti lo sanno, quindi ci sono piloti che si mettono, fanno i 360, gente che viene seduta di traverso solo in quel tornante per regalare spettacolo. Quindi un consiglio, place to be di questa prova, sapete già. Però comunque diciamo che tutti e 5 i tornanti, Esatto. considerando che come dicevamo prima, come abbiamo detto ampiamente, non c'è la prova dei laghi, sicuramente tutta la gente praticamente andrà in questa zona qua, quindi diciamo che sarà i laghi. Sì. Sostanzialmente tutta quella Sì. zona qua. Che già era i vecchi laghi, perché l'anno scorso c'erano i laghi, 2 anni fa non c'erano i laghi e la gente era qua la sera su il punto 22 piuttosto che il punto 25, piuttosto che il punto 21, non cambia. Ecco, la zona è quella, diciamo che non è che ci passano i chilometri in mezzo, quindi la zona Esatto. è quella. Buono, abbiamo finito anche la San Marino, quindi adesso andiamo a farci una bella dormitina e andiamo a vedere le prove del sabato. Passiamo quindi alla prima prova del venerdì, la Piandavello delle ore 13:39 con il secondo passaggio alle ore 17:45. Anche questa è una prova famosissima del Rally Legend con un sacco di punti interessanti, soprattutto verso il fine prova, però andiamo per gradi e vediamo se anche prima questa prova ci offre qualcosa di interessante. Spoiler, sì. Bene, sì. Partiamo con il punto 8 che trovate sulla nostra mappa. Qui in questo punto il pubblico potrà posizionarsi su un terrapieno rialzato, quindi in piena sicurezza, e potrà vedere un destra di 90 gradi dove ci saranno sicuramente traversi al 100%. Dopodiché, sempre da questo punto, si riuscirà a vedere anche un breve allungo, circa 100 metri, poco più, per poi un destra in discesa. Anche qua la butteranno dentro di traverso, quindi se noi stiamo sul terrapieno rialzato riusciamo a vedere tutto questo pezzo, comunque 2 bei traversini in sicurezza. Oltre al fattore sicurezza, se metti un coso con tutte le volte che dico sicurezza, porco Giuda. Dicevamo, oltre a questo fattore, molto importante è anche quello della comodità per la questione degli accessi. Qui, come vedete, appunto, c'è l'ingresso della strada principale e risulta un posto molto comodo. Proseguendo con la prova, arriviamo poi a uno dei punti più spicy di questa prova. Spicy perché inizia un vero e proprio tratto sterrato. Parliamo in particolare del punto 11 della mappa, al chilometro 3,5 della prova. Il nostro consiglio è di posizionarvi sostanzialmente dove c'è proprio il cambio tra asfalto e terra, per un semplice motivo, che lì le macchine un po' si scompongono perché comunque entrano dentro la terra con sulle gomme d'asfalto, potete anche immaginarlo. Perché non più avanti? Perché le macchine comunque dopo lì, diciamo che gli equipaggi stanno un po' all'occhio, perché giustamente buttare via una macchina o un rally per sta cagata, il tratto di 100 metri non ha molto senso. Quello che c'è di positivo però è che il prato che c'è attorno è veramente ampissimo, si può parcheggiare lì dentro, noi abbiamo parcheggiato lì, quindi assolutamente senza problemi. Subito dopo la carreggiata si stringe un sacco, c'è un piccolo avvallamento che riuscite a vedere posizionandovi a bordo strada. Niente di che, però le macchine fanno una specie di... si scompongono un po', diciamo, fanno tutto questo misto di ancora sterrato molto stretto e arrivano al cambio strada dove tornano poi sull'asfalto. Questo è un punto molto interessante perché appunto c'è tutto il prato esterno da cui vedere l'uscita, diciamo, delle macchine frontalmente, oppure dalla strada principale da cui forse riuscite anche a entrare, secondo me si vede la macchina sostanzialmente fare il tornante e uscire di culo. Anche qua comunque quando siamo stati noi c'era un sacco di gente, anche la sera, camper, mica camper, si riusciva a parcheggiare lì intorno, quindi molto interessante anche per questo motivo, sicuramente
una bella inversione. Ecco, considerate solo che l'inversione in questo caso è molto stretta, quindi ecco, non vedrete un mega traversone, vedrete proprio la levetta scolastica, però sicuramente un punto interessante. Da lì in poi anche c'è un pezzo di veloce che la strada rimane molto stretta e di solito la gente in mezzo agli alberi lì, se volete vedere qualche pezzo di flat out, può essere interessante. Tengo ad aggiungere una nota che se voi... C'hai ragione. Tengo a fare una nota per questo punto. Se state arrivando da San Marino e inserite nel vostro navigatore il punto esatto, diciamo, del cambio fra asfalto e sterrato, quindi sulla curva a sinistra in discesa, è possibile che Google Maps vi indichi una strada che non è proprio una strada. No. Io vi dico, l'ho fatta con la DS3, quindi non è infattibile. Però vi dico solo che era piena di pietroni giganteschi e ho attraversato un guado. Quindi ecco, se potete evitare, passate piuttosto dal bivio di dove finisce lo sterrato. Da quel punto lì ve la fate a piedi, saranno cosa? 500 metri? Ma neanche. Molto più comodo, diciamo, Esatto. che andare a infrascarsi. Esatto, perché poi non ne venite più fuori essendo praticamente una strada a senso unico, tutta una pietraia, una mulattiera, un qualcosa di indescrivibile che Non ha non vi senso. raccomando e non ha senso. Arriviamo adesso invece nella zona più calda della prova. Ci sono una serie di punti verdi molto interessanti. Il primo di questi è sicuramente il salto della Piandavello, molto famoso, zona per il pubblico sostanzialmente a bordo strada. Siete un po' indietro rispetto alla strada, siete un po' lontani, ecco. Siete anche in mezzo agli alberi, la visuale non è pulitissima. Quello che vi consigliamo noi forse potrebbe essere quello di posizionarsi 100 metri più avanti, dove c'è un bivio con due strade che vanno a sinistra e a destra. Quest'anno girano a sinistra, bivio che è famosissimo, pienissimo di gente, posizionandovi sostanzialmente rialzati sopra. Attenzione anche qua perché lo spazio non è che sia esageratamente vasto, quindi attenzione ad arrivare in tempo. Però da lì potrete vedere appunto il salto frontalmente e poi il traverso, perché vengono dentro in una curva a 90 gradi, quindi leva, traversone e via. Subito dopo questo bivio, ultimo punto davvero interessante di questa prova, c'è tutto un destra lunghissimo che sembra non finire mai. Sicuramente avrete già visto i video di Diana che lo fa completamente di traverso, sfiorando penso il guardrail di una roba tipo tanto così, quindi sicuramente potrebbe essere interessante posizionarsi lì al guardrail, perché tutte le trazioni posteriori verranno fuori di traverso e potrebbero passarvi vicino, dare spettacolo. Ovviamente ci sarà tanta calca anche lì, perché vi si posizioneranno magari 2 o 3 file di persone dietro o davanti, quindi arrivate per tempo, se no vedete solo le teste delle persone. Se proprio vogliamo aggiungere un ultimo punticino su questa prova, subito dopo il destra c'è un allungo e si arriva a un bivio sinistro, dove lo spazio per il pubblico non è che sia tantissimo, però comunque anche quello può essere assolutamente interessante, perché un altro sinistro a 90 gradi e quindi può essere qualcosa di interessante. Io vi consiglio i 3 punti prima perché non c'è proprio paragone. Finisce così anche la PS Piandavello, la prima del giro del sabato, e passiamo direttamente alla prova speciale, la casa. E invece col cazzo, perché se andiamo a dormire e la facciamo domani. Parliamo ora della PS, della seconda PS del sabato, la casa. Primo passaggio alle 14:11 e secondo passaggio alle 18:17. 13 km di prova speciale, una delle più iconiche del rally, comunque punto fermo di ogni edizione. Andiamo a vederla però nel dettaglio perché è ricchissima di punti anche questa, ne abbiamo selezionato qualcuno giusto per voi. Il primo punto che vi consigliamo, ne abbiamo già parlato ampiamente prima, è il punto numero 4 sulla nostra mappa e sono i 2 tornantini che abbiamo visto prima sulla San Marino. Questa volta i tornanti saranno effettuati in senso contrario, quindi in discesa. Sicuramente un punto interessante, non vi rifacciamo tutta la solfa, tanto comunque la zona pubblico è sempre quella, quindi non serve ripetere e possiamo andare avanti. Punto 11 invece sulla nostra mappa, un punto molto interessante per un semplice fatto, è il punto da cui prende il nome la prova. Diciamo che è più una menzione d'onore. Sì, esatto, il punto in sé, le macchine arrivano da un discesone con una chicane e poi arrivano in fondo, c'è un 90 gradi a sinistra. Niente di particolare, sicuramente qualche traverso, siamo a Rally Legend, ogni curva è di traverso e va bene, però ecco, è più una menzione per la storia che ha fatto questa casa, che ha dato appunto il nome alla prova. Altro punto iconico, già menzionato per la prova di Chiesa Nuova, è questo sinistra
destra e poi sinistra in salita, prato dove ci possono stare tantissime persone, gente che sta anche sul sinistra, diciamo, esterna, dietro al rail o comunque un po' infrascata, punto molto scenico e sicuramente se c'è gente anche qua veramente iconico. Ecco, diciamo che più che durante la serata di venerdì probabilmente ci sarà più gente durante la giornata di sabato. In questo punto solitamente quando lo facevano di sera non c'era così tanta gente, invece quando lo fanno di giorno c'è molta più gente, quindi se volete andare a vedere questo punto magari si può valutare anche di andare di giorno, che c'è un po' più di spettacolo e di intrattenimento, ecco. Sì, anche perché appunto il secondo passaggio comunque alle 18:17. Sono 200 C'è già- macchine. Esatto, quindi si fa sera sicuramente e occasione per vedere un altro passaggio comunque di notte praticamente. Arriviamo poi al punto 15 della nostra mappa, al chilometro circa 8 della prova, dove troviamo un insidiosissimo sinistra-destra in discesa, teatro nel corso degli anni anche di qualche incidentino. Potrebbe regalare qualche emozione. Diciamo che la strada ti butta fuori e quindi rischi di arrivare un po' così contro il guardrail. Spazio per il pubblico non è che ce ne sia tantissimo, dovete un po' infrascarvi perché comunque la strada è molto stretta, lì bisogna un attimo vedere dove ci si riesce a posizionare. In alternativa, subito dopo questo sinistra-destra c'è un altro destra in discesa e lì probabilmente ci sarà anche un po' di spettacolo, vengono fuori con la macchina un po' puntata di traverso, potrebbe essere interessante per il pubblico. C'è un terrapieno rialzato, quindi spazio per voi ce n'è a quantità industriali, lì potete fare anche qualche video carino, magari vi sbucano fuori un po' di traverso, può essere interessante, Chi ecco. sopravvive all'avvallamento prima praticamente, il Esatto. discesone. Se arrivi vivo da là, lì Lì magari. ti gasi, Esatto, dici dai, esatto. dai, vado. Ultimo punto invece da segnalarvi, più che un punto è una zona, la zona che porta al fine prova una serie di 4 tornanti. Qua vi segnaliamo principalmente punto 22, 23, 24 e 25 che sono interno, esterno, dei 2 tornanti con più spazio, sono gli ultimi 2, i primi 2 li lasciamo per confidenza, per prendere un po' di confidenza ai piloti, gli altri 2 invece che sono quelli anche un po' più famosi arriveranno su belli gasati e sicuramente show da vendere, gente in parte alla strada, Ovunque. atmosfera clamorosa da stadio, non ve lo dico neanche, andate a vedere, fate prima, dai. Sì, diciamo che questi ultimi 2 tornanti sono il place to be di questa prova. Sì. Ecco, sempre per il solito discorso, se volete qualcosa di caloroso che vi regali qualche emozione in più, sicuramente lì è il punto dove andare. Poi se invece volete andare a vedere qualche punto più tranquillo perché siete con la famiglia, perché non avete voglia di stare in mezzo al casino, vi ricordo che sulla nostra mappa trovate una quantità devastante di punti, quindi mi raccomando, per qualsiasi cosa andate a vedere lì, che così sapete esattamente dove andare. E noi dove andiamo adesso se non a vedere la The Legend, una delle prove più iconiche di tutto Rally Legend, e questa volta davvero probabilmente è la più iconica di tutto Rally Legend. Prova che quest'anno non verrà fatta in notturna, ma verrà fatta una volta il sabato e una volta la domenica. Per la precisione, il passaggio del sabato sarà alle 15:01, mentre il passaggio della domenica alle ore 14:23. Ecco, diciamo che un giro su questa prova, uno dei 2 giorni, noi ve lo consigliamo spassionatamente, nel senso che sì. è davvero la più iconica di tutto il rally nella zona industriale, molto figo, e anche i piloti, gli equipaggi lì, diciamo che fanno proprio spettacolo. Comunque il nostro consiglio, anche perché è vicinissimo alla zona dove ci sarà l'assistenza, dove ci sarà la fan zone, dove ci saranno i vari negozietti per comprare i modellini, per incontrare i piloti. A proposito, al Rally Legend 2025 ci sarà anche lo stand dei nostri amici di Inoline, quindi mi raccomando, andate a fare una capatina che troverete merchandising personalizzato per questo rally, quindi attenzione perché potreste trovare delle chicche davvero molto interessanti. Allora, premessa della The Legend, qua non ci sono metodi infallibili che vi aiuteranno, l'unico modo per andare a vederla è pagare il biglietto, avere il ticket, come tutte le persone oneste, quali dovreste essere. Verissimo, noi non lo siamo, noi non andremo a vederla The Legend e non ce ne frega un cazzo di niente.
Torniamo a noi, torniamo con la partenza della The Legend che trova subito una zona pubblico in sicurezza sulla sua destra dove si potrà vedere le auto partire, niente di eccezionale, magari però lì si può andare a vedere le auto incolonnate che comunque è qualcosa di diverso dal solito, i piloti che arrivano, scendono dalla macchina, aspettano, potete fare qualche foto con qualche pilota se volete. Punto 2 della nostra mappa, invece qua abbiamo un bel muraglione rialzato da cui vedremo tutta l'uscita del sinistra abbastanza lungo, un'inversione sinistra a 90 gradi e un'inversione a destra, vedremo solo l'entrata in questa inversione a destra e comunque diciamo che vedere 3 curve che sicuramente, come ripetiamo all'infinito, faranno di traverso, faranno per dar spettacolo, può essere un punto interessante, però arriviamo al punto clou di tutta la prova. E qui ti fermo, prima di arrivare al punto clou. È vero. C'è un altro punticino che potrebbe essere interessante. Ci arrivate per forza a questo punto se volete andare nel punto clou di cui stava parlando. Ci arrivate per forza perché l'unico passaggio consentito per arrivare e fare il giro, diciamo, di questa zona industriale è passando per questo punto. Questo punto è il punto 3 sulla nostra mappa. Qui sotto ai vostri piedi praticamente, vedete le macchine affrontare una chicane molto larga e un'inversione di 90 gradi subito dopo la chicane che porta poi al punto più spettacolare secondo noi di questa prova. Lì di fianco ci sono delle rotoballe per non stare sulla strada, quindi siete in sicurezza, ci sarà pieno di marshal, di commissari che vi romperanno un po' le scatole, giustamente, le macchine vi passano comunque vicino e la rotoballa non è un salvavita. Oh, bravo, bella pubblicità questa. La rotoballa non è un salvavita, vero? E adesso arriviamo finalmente al punto clou. Mega pratone tutto attorno a questa zona. Ma che male! Mamma che male! Mamma giuro che male! Pratone tutto attorno a questa zona. Vi potete mettere un po' dove cazzo volete voi. Cosa c'è in questa zona? Un primo sinistra che fanno di traverso, un allungo di quanto? 200 metri tipo, e un altro sinistra che sicuramente conoscete già, comunque vabbè lo state vedendo, il sinistra che fanno tutto di traverso che li lancia dentro il salto. Non c'è la chicane prima. C'è la chicane. Sì, è una chicane fittizia, ragazzi. Sì, esatto. Adesso la vedrete. Guarda, la state vedendo? La vedete? Ditemi se è una chicane. È un modo per rallentare leggermente. Sì, però comunque arrivano giù al salto che arrivano forti. Salto anche questo molto spettacolare e poi subito dopo il salto staccata fortissima per entrare in un'inversione sinistra fatta con le rotoballe e subito dopo inversione destra fatta anche questa con le rotoballe. Vi ripeto che comunque lì la zona per il pubblico è davvero dove cazzo volete voi, potete anche spostarvi, potete andare a vedere prima il sinistra di 90 gradi, poi potete andare a vedere il salto, insomma potete muovervi un po' come volete, poi comunque ecco è talmente grande il posto che anche se c'è tanta gente riuscite a muovervi e riuscite a vedere un po' quello che vi pare. Da qui la prova si stringe, non ha senso, non ci sono proprio posti fisici, ci sono dentro 2 chicane che sono strettissime, non c'è proprio posto fisicamente per voi, quindi lasciate stare e andate a vedere quei punti lì che sono sicuramente i punti più belli. Finita la prova, finiti i punti, ma non sono finite le notizie da dare riguardo a questa prova, perché è una prova a sé stante, abbiamo detto, praticamente dal rally, e per non annoiarvi, durante la giornata, sia di sabato che di domenica, ci saranno varie parate, cose un po' particolari però che rendono comunque suggestiva e unica la vostra esperienza dentro questa prova The Legend. Ci saranno delle parate, tra cui la parata della Subaru per Colin McRae, il 30° anniversario, una parata delle Lancia Delta S4 o comunque tutte le Lancia Martini, probabilmente saranno dentro tutte, e infine una parata riservata alle macchine degli anni 70, quindi qualcosa di interessante, di sicuro da vedere, che vi riempie la giornata c'è. Però adesso noi abbiamo riempito abbastanza le vostre orecchie di informazioni sulla The Legend e andiamo direttamente sull'ultima prova che ci manca da vedere, cioè la PS Letane, che faranno in 2 giri tutti nella giornata di domenica. Primo passaggio alle ore 10:58, secondo passaggio in chiusura del rally alle ore 14:32. PS Letane vi consigliamo solo 3 punti, i 3 più carini, anzi 2 strafighi,
uno comodo. Un altro consiglio sulla PS Letane, piuttosto che andare alla The Legend, che ne fanno solo un passaggio la domenica, andate su questa, siete comunque vicini all'assistenza, saranno cosa? 10 minuti? Neanche, ad arrivare al service, e quindi siete comunque vicini poi a tutta la zona clou dell'arrivo, eccetera. Detto ciò, partiamo ad analizzare la prova. Punto 1, non è un gran punto scenico, ma è molto comodo. È molto comodo perché, come potete vedere dalla mappa, c'è una strada che ci arriva dritta da Serravalle. Lì ci sarà un supermercato, c'è il parcheggio del supermercato, quella zona lì solitamente tutta adibita a parcheggio, un po' in maniera abusivina, se posso dire. Detto ciò, questo punto si tratta di un'inversione sinistra, spazzolata, sicuro, siamo a Rally Legend, però fine a se stessa, ecco. E poi non c'è neanche tantissimo spazio per il No, pubblico. c'è la bandella che tirano, ti fanno stare molto indietro, ci sono comunque tanto controllo. Ecco, diciamo che se fate tardi la sera prima, che vi sbronzate, bevete troppe birrette, vi svegliate quando vi svegliate e siete in ritardissimo, lì arrivate con calma, vi guardate la vostra prova il primo giro lì e poi il secondo giro invece vi spostate con una camminata molto breve fino al punto 2 e il punto 3 della nostra mappa, che sono ovviamente i tornanti della prova letane, tornanti con un sacco di spazio per il pubblico sia all'interno che all'esterno, c'è sempre una cornice di pubblico incredibile, quindi mi raccomando, questo è il place to be della prova, sicuramente qui spettacolo a non finire, anche perché poi è l'ultima volta che passano, quindi sicuramente faranno spettacolo e assolutamente consigliatissimo. Passiamo poi all'ultimo punto che noi vi consigliamo di questa prova, punto che conoscerete bene o male tutti. Il salto è famosissimo, il salto delle tane. Lo riconoscete perché solitamente c'è anche il gonfiabile giallo della Pirelli o con la scritta Rally Legend, eccetera. Il pubblico sarà un po' distante dalla strada perché comunque le macchine arrivano forte, saltano. Ci sono stati parecchi incidenti anche l'anno scorso, quindi non sarete veramente vicini alla strada, non ci sarà così tanta cacciara come ai tornanti sotto, però comunque secondo me ne vale la pena. Se riuscite ad entrare e arrivare lì, secondo me è un punto che ne vale la pena. Diverso dal tornantone, eccetera, che potete vederli, ce ne sono un'infinità i giorni prima. Un passaggio così un po' adrenalinico, macchine che saltano fuori di traverso, magari qualche crash, secondo me è molto interessante, ecco. Sì, esatto, come dicevi te, alla fine ti vedi i tornanti per 3 giorni, perché alla fine poi a Rally Legend il bello sono i tornanti perché fanno i loro numeri, quindi ci può anche stare valutare di prendere come opzione di andare a vedere questo salto, che sicuramente è qualcosa di diverso rispetto a quello che avete visto durante le altre giornate. Il Rally Legend per noi è finito qui, nel senso che vi abbiamo detto tutti i punti migliori, però vi ricordo per l'ennesima volta che sul nostro sito www.andrirelli.it trovate la mappa completa e soprattutto la mappa interattiva. Attenzione, la mappa interattiva ve la lasciamo anche qua sotto nella descrizione del video, quindi ce l'avete sempre a portata di mano. Poi una volta che l'aprite vi rimane salvata sul telefono, quindi siete a posto. Mi raccomando, vi dico di guardarla e insisto, non perché voglio rompervi il cazzo, ma perché vi ripeto che ci sono 1 milione di punti in più. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo se siete arrivati a questo punto del video, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime guide, le prossime esperienze che faremo. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao ciao! Ci vediamo al Legend!